Good morning. Hi, Mauricio. Hi Erika. Here's your energy breakfast. Ne ho bisogno. Oggi avrò un test molto impegnativo. Quante volte vi è capitato di pilotare un'imbarcazione a 5 metri dall'acqua con una perfetta attrezzatura da pesca? Benvenuti nel mondo dei fisherman. Quello che stiamo per provare oggi è il Bertram 54, una versione completamente rinnovata dell'imbarcazione che quasi 30 anni fa decretò il successo di questo cantiere. Del precedente modello sono state conservate tutte le più importanti caratteristiche, come ad esempio la carena, salvo qualche modifica, il sistema di propulsione, anche qui però con qualche aggiustamento e sviluppo grazie alle nuove tecnologie, e soprattutto sono stati effettuati degli interventi stilistici di notevole importanza che hanno completamente cambiato l'imbarcazione. Il cantiere venne fondato nel 1961 e oggi, a distanza di oltre 50 anni, è presente attraverso i suoi dealer in più di 80 paesi nel mondo. Gli autori di questo restyling sono stati il Bertram Design Team, il centro stile di Ferretti, l'Advanced Yacht Technology di Ferretti e lo studio Zuccon International Project. Ne sono scaturite due versioni, una per i pescatori duri e puri, senza parabrezza, secondo lo stile tipico americano, l'altra più adatta al diporto con una bella finestratura a 360 gradi intorno alla dinette. Bertram è così riuscito a combinare il lusso di uno yacht con le prestazioni di una vera macchina da pesca e l'armatore può scegliere il modello che preferisce. Lasciamo alle nostre spalle Miami e andiamo nell'oceano a provare il Bertram 54. Il modello che abbiamo a disposizione è equipaggiato con due motori Caterpillar C32, ciascuno da 1676 cavalli, una potenza esorbitante per un'imbarcazione di 38 tonnellate e 17 metri, praticamente più del doppio di quella che viene utilizzata su un normale yacht. Ma ci sono delle ragioni. La carena del Bertram è profondissima e questa naturalmente serve per entrare nelle onde, anche in quelle dell'oceano, in modo sicuro, oppure quando si naviga e il mare è calmo in modo morbido. Certo, in questo modo lo scafo assorbe molta energia e allora ci vogliono tanti cavalli per riuscire a farlo correre veloce, e questa barca non è solo una fish machine, è in grado anche di correre molto veloce. È così spiccatamente un fisherman che anche le poltrone di pilotaggio sembrano le sedie da combattimento del pescatore. Guardate poi la timoneria come è organizzata. La ruota di timone è orizzontale per un'impugnatura solida, robusta, sicura, e ci sono due leve, ciascuna comanda un motore, sia l'invertitore che il gas. Volete sapere come naviga questa barca? Prima diamo un'occhiata agli interni. Questa è la versione senza parabrezza, dedicata ai veri pescatori, ma gli interni sono comunque molto lussuosi. La cucina è la zona più importante del salone, attrezzata alla perfezione per preparare i pasti e conservare il pescato in ben 4 diversi comparti frigo e congelatore. Ci sono 2 salotti per 4 persone, uno dei quali con tavolo da pranzo, e tutto il soggiorno si affaccia all'esterno con ampie finestrature. Nel celino spiccano il corrimano e il vano per riporre le canne da pesca. Sotto coperta ci sono 6 posti letto. L'armatoriale è al centro dello scafo e ha il bagno en suite. A prua c'è la cabina matrimoniale per gli ospiti, mentre lungo il fianco sinistro si trova una doppia con letti affiancati.
giochi di specchi amplificano lo spazio e la luminosità. Il pozzetto ha murate basse e porta sullo specchio di poppa per la cattura delle prede. Ovviamente non manca la vasca per il vivo. Dal divano del mezzanino si osservano gli strumenti di pesca, restando comodamente seduti. Difficile invece andare a prua durante la navigazione perché il passavanti è stretto ed è privo di battaglioni. La Tuna Tower è allestita con un comodissimo divano e all'occorrenza viene protetta con plastiche trasparenti per difenderla dagli spruzzi d'acqua e dal vento. C'è un'onda lunga tipica dell'oceano che metterà sicuramente a dura prova l'imbarcazione. Facciamo rotta verso nord, lasciamo alle spalle Miami, costeggiamo tutta la spiaggia di Miami Beach e andiamo verso Fort Lauderdale. È un vero peccato navigare in queste acque così pescose e utilizzare la barca soltanto per la crociera, per questo test. La prossima volta voglio andare a pesca. Adesso invece voglio andare un po' più veloce. Ah, pazzesco! Che scatto! Ho toccato la leva del gas ed è partita! Non ha cambiato assetto, resta perfettamente stesa sull'acqua. Vedo il pulpito là davanti e quindi vuol dire che riesco a controllare anche proprio le onde vicine alla prua. Siamo ancora ad un regime di crociera, 1840 giri minuto e siamo già a 30 nodi. C'è vento e c'è anche corrente che spingono sul lato di dritta dello scafo, ma non devo assolutamente fare nulla. Devo correggere, non ci sono neanche i comandi dei flap qua in vista. Eccoli, li hanno nascosti. Tanto servono poco su questa barca. Fa tutto la carena. Adesso però sapete cosa succede, no? Dopo un po' che si naviga, dopo un po' che ho preso feeling con l'imbarcazione, una virata, bella secca. Adesso buttiamo la prua contro le onde. In virata non ha perso nemmeno un nodo. Abbiamo la fortuna di avere la postazione di pilotaggio completamente riparata. Le onde frangono, ma qua si resta perfettamente asciutti. Come avete visto, la potenza di questo scafo non è sprecata, viene tutta utilizzata, puoi andare in qualsiasi direzione e mantenere sempre la stessa velocità e soprattutto la forza delle onde dell'oceano non la spaventa. E voi, siete pronti a vivere un'altra emozione? Manetta! Beh, 3.352 cavalli non sono pochi. Più si accelera e più ne producono. 3.352. Avete visto com'è il mare fuori? Avete visto dove arrivano le onde? E siamo a 40 nodi. Guardate. Bertrand 54 è una barca davvero straordinaria. Nel mondo nautico ci sono dei miti, come il Bertrand 54, e credo che il cantiere abbia fatto davvero bene a rimetterlo in produzione, naturalmente migliorandolo
rendendolo ancora più confortevole, ancora più elegante, in modo che possa essere goduto da tante altre generazioni.